Salve onorevoli, rieccoci qui in un, porco Giuda, in un nuovissimo episodio. Siamo su The Elder Scrolls 4 Oblivion. Io sono l'Arax di Cormaris e nello scorso episodio ci eravamo lasciati con la missione La vendetta si serve fredda. E ora, come sempre, mio Dio, si va a questo cazzo di priorato di Waynon, ok, che sembra uno stato americano, però va bene, a iniziare questa Giuda porco di missione principale dopo quanto? 105 episodi, questo se non sbaglio è il 105esimo episodio, iniziamo la missione principale. Quindi sono arrivato al priorato di Waynon, adesso devo portare l'amuleto dei re a Geoffrey. Ok, vediamo il priorato, è tutto bello, carino e simpatico, tante tombe perché ci facciamo mancare nulla. Poi, porca puttana, ma perché le tombe qui sono sempre tutte rotte? Rispetto per i morti pari a meno 0. Ma perché hai le vesti da necromante? Sì, ma perché hai la veste? Head of our community and responsible for all our religious and secular affairs. Ok, mi hai già rotto il cazzo, ma perché hai la tuta da necromante, la tonaca? Tanto, guardate qui, ho pure gli schizzetti di sangue, ok. Gli spadaccini. The Emperor's elite knights. They dedicate themselves to Talos above and the septims here on Earth. The loss of the Emperor must be a terrible blow to them. Ordine di Our order Talos. works to spread the teachings and worship of the divine Talos. Surely you have heard of us. If not, I invite you to spend some time in our fine library. All are welcome here. Priorato. Waynon Priory is a monastery devoted to the praise and worship of Talos and the nine divines. Brother Piner, Father Geoffrey, and I are members of the Order of Talos. Ok. Eranor, a lay brother, tends after the sheep and our little farm. Per curiosità, Eranor? Surprised by Eranor's uncanny way with sheep? Perhaps it would interest you to know that Eranor's sister, Dagail in Leowyn, is an accomplished spellcrafter. Fratello Piner? Brother Piner is a fine young monk, zealous and energetic. In time, I hope he may add patience and prudence to his list of virtues. Ora parliamo di Geoffrey. You'll most likely find him in the library. Ok. Però io questa curiosità me la devo togliere, scusate ragazzi, me la devo proprio togliere. Be seeing you. Ok, ucciso nel teletrasporto. Veste nera. Ok, strano onestamente, strano. Perché... cioè, veste nera, in che senso? Gioisci attraverso la fede le tue afflizioni. Sì, le tue afflizioni saranno cancellate. Oh, ma grazie. Ora, andiamo in questa biblioteca a trovare il nostro Geoffrey. O più semplicemente andiamo a vedere la casetta di Wayne, dove non c'è prettamente un cazzo. Già, viva la povertà. Però del resto pure io che vado a rubare in un monastero, cosa mi aspetto di trovare? Più che altro ero curioso di andare a vedere Ernor, come cazzo si chiama, insomma, il custode delle pecore, per capire dov'è. Qui credo si possano rubare tranquillamente i cavalli. Good to see you. Ah, tu. I'm the shepherd here. Eranor's the name, and this is Waynon Priory. Ok, Geoffrey. If he's not sleeping or eating, he'll be fussing with his books, I reckon, over in the Priory house. Uomo di poche parole. Farewell. Me l'hanno descritto come una persona strana, sembra abbastanza normale. Ok, entriamo nel priorato, quindi quella che dovrebbe essere la biblioteca. How goes it? Ciao ragazzo. A pleasure to speak with you. Anche per me. Priorato. The Priory is a chapter house of the Order of Talos. And with the last Septim Emperor dead and all his heirs... Tiber Septim is the god and patron saint of our order. And now his dynasty has come to an end. It's very painful. I was just here reading the Black Horse Courier about the assassination and looking through A Short Life. Uriel was an old man, a good man and a good emperor.
Why would anyone want to kill him? And all his sons? È molto più grande di quello che sembra Good la day. questione, fidati ragazzo. Io, logicamente, avendolo già giocato, so quale pieghe prenderà la storia. Anche se qui parliamo proprio di piaghe, non di pieghe. Quindi, questa è la grande biblioteca. Ma stanno 4 libri in croce. E tanto aglio. Va bene. Geoffrey. Hello. I'm Brother Geoffrey. Can I help you? L'imperatore mi ha mandato a cercarti. Emperor Uriel? Do you know something about his death? Ero lì quando è morto. You'd better explain yourself. Now. Mi ha dato l'amuleto dei You re. brought me the Amulet of Kings? This cannot be. Let me see it. Dai l'amuleto. By the Nine. This is the Amulet of Kings. Già. Who are you? How did you get this? What do you know of the Emperor's death? Racconta le ultime parole dell'imperatore. As unlikely as your story sounds, I believe you. Only the strange destiny of Uriel Septim could have brought you to me carrying the Amulet of Kings. Chi è il principe della distruzione? Chiudere le fauci dell'Oblivion? Ma chiediamo prima chi è il principe della distruzione. The Prince of Destruction he referred to is none other than Mehrunes Dagon, one of the lords of the demonic world of Oblivion. The Emperor's words, "Close shut the jaws of Oblivion," certainly suggest that he perceived some threat from Oblivion. But all Già. the scholars agree that the mortal world is protected from the danger of Oblivion by magical barriers. Come può Oblivion minacciarci allora? Come può l'Oblivion minacciarci I'm not allora? sure. Only the emperors truly understand the meaning behind the rituals of coronation. The Amulet of Kings is ancient. Saint Alicia herself received it from the gods. It is a holy relic of great power. Già. When an emperor is crowned, he uses the amulet to light the dragon fires at the Temple of the One in the imperial city. With the emperor dead and no new heir crowned, the dragon fires in the temple will be dark for the first time in centuries. It may be that the dragon fires protected us from a threat that only the emperor was aware of. L'imperatore mi ha chiesto di trovare I am one suo... of the few who know of his existence. Many years ago, I served as captain of Uriel's bodyguards, the Blades. One night, Uriel called me into his private chambers. A baby boy lay sleeping in a basket. Uriel told me to deliver him somewhere safe. He never told me anything else about the baby, but I knew it was his son. From time to time, he would ask about the child's progress. Now, it seems that this illegitimate son is the heir to the Septim throne, if he yet lives. Dove posso trovare il figlio di Uriel? His name is Martin. He is a priest in the chapel of Akatosh in Kvatch. Yes, Kvatch. I cannot believe that the attack on Kvatch is a coincidence. The enemy seem to know all our secrets. You must return to Kvatch at once and rescue Martin, if he lives. There is no time to lose. If there's anything you need, please ask. My resources here are limited, but I will help in any way I can. Ora, ricapitolando, il nostro vecchio imperatore, molto furbo, ha fatto un figlio bastardo, un figlio illegittimo. L'ha fatto diventare monaco e l'ha spedito a Kvatch. Qual è il problema di Kvatch, che è la città che non abbiamo ancora visitato? Semplice, è sotto assedio. Certo, sotto assedio ormai da fin troppo tempo, però è sotto assedio. Ora, strutturiamo la cosa. Chiediamo di Merus Dagon. Daedra, Prince of Destruction, an inveterate foe of all mortal races. He was involved with Jagar Tharn's plot against the Empire years ago. It doesn't surprise me to find his hand in the current calamity. Chiediamo di Martin. He is a priest in the chapel of Akatosh in Kvatch. He never knew that he was Uriel Septim's son. You need to find him at once and bring him safely back here. Gli spadaccini. Yes, Boris told you right. I am the Grand Master of the Blades. We serve the Emperor and the Septim bloodline. Talos is our patron. Ok. You wonder to find me here? Discretion is our watchword. Only a few of us have the honor to serve publicly in the Imperial Guard.
Oh, guarda, dopo Caius Cosades in Morrowind, che era un altro importante membro delle Blade, che in casa sua per mimetizzarsi, anche se io non credo lo facesse propriamente per mimetizzarsi, viveva nella parte più povera di... non era Bruma? Era? Mio Dio, già ho dimenticato il nome. Vabbè, viveva nei sobborghi più poveri e aveva tanta scoma nella sua casa, ma questo è un altro fatto che lasceremo a sé. Fuochi di The drago. coronation of each new emperor is sealed when he uses the Amulet of Kings to light the dragon fires in the Temple of the One. The dragon fires of Akatosh remain lit until the death of the emperor. His successor then lights them anew upon ascending to the throne. With Emperor Uriel dead and no successor crowned, the Temple of the One will be dark for the first time in centuries. Ok, Consiglio degli Anziani. The Elder Council rules in the Emperor's absence by ancient tradition. Chancellor Akato heads the Elder Council and is the closest thing the Empire has to a leader right now. But the Blades answer only to the Emperor, of course. We are not an arm of the government. Anche se qui la cosa più divertente è, dopo Cato, che si fa con l'impero? Baurus. One of the youngest Blades ever to serve in the Emperor's personal guard. I am glad to hear that he survived, but I fear he will take the Emperor's death particularly hard. Ed il suo unico compito, assistenza. I keep a few things here in my chest to resupply traveling blades. Help yourself to whatever you need. Ah, ora apre lo scrigno, giusto. Ma Your ora, my first friend, priority now. I don't have much l'assistenza. here at hand, but you're welcome. Vabbè. Priam Aberel and Brother Piner may also be able to help. You should speak to them about it if you haven't already. Amuleto di It re. will be safest here with me. When you return with Martin, we will figure out our next move. Waste no time. Non hai un cazzo, amico mio. Cioè, hai veramente... Vabbè, giustamente è stato pensato per chi arriva qui subito dopo, però... I know that you are on an important mission for the Blades. Please, if you need a horse, take mine from the Priory stables. È un'offerta generosa, grazie. Vabbè, grazie, ma non mi serve un cavallo. Very good. You are well prepared. But if you should ever find yourself in need of a horse, my offer still stands. Go with Talos's blessings. Do not fail. Ok. Cerchiamo l'altro monaco per vedere cosa ci dà. Anche se dubito ci dia qualcosa di utile, perché questa missione prettamente è stata progettata per chi ha appena iniziato la missione. Cioè per chi ha appena iniziato il gioco, quindi... It's my pleasure. Assistenza? Well, I normally stay out of the affairs of the great folk that come through Waynon Priory to see Master Joffrey. But go ahead and take this hammer. You might have use of it, and I have others. Not much call for smith work around here in any case. Well, we both have better things to do than stand here all day exchanging idle gossip. Good day to you now. Un martello, uno solo. Cazzo, l'assistenza. Cioè io sto andando a salvare il figlio dell'imperatore e tu l'unica cosa che mi dai è un martello da riparazioni. Poi un martello comune, almeno dici un martello da gran maestro, non ho idea. Ma dove sta sto stronzo di priore? Ne manca uno all'appello, giusto per vedere proprio cosa ci può dare. Aspettiamo qualche oretta, magari. Magari è entrato in città, andate a bere qualche locanda, qualche gentil signorina. Tanto quando abbiamo capito si vede un vizietto di nobili andare... Non continuiamo la frase. Ragazzi, stiamo anche ridendo e scherzando su un morto. Virtuale, ma pur sempre un morto. O aspettiamo la sera e aspettiamo che si mettano a dormire. Sto stronzo fa sempre avanti e dietro. Dimmi che è sopra. Allora, sentite, noi aspettiamo proprio la tarda sera e vediamo a luna se non si mettono a dormire sti stronzi. Anche perché altre porte non ce ne sono, quindi non è che puoi dire che sei andato nello scantinato o altre cose simili. Le due? Eccolo che lo cercavo. Welcome, good citizen.
I'm Brother Piner, and this is... Geoffrey? Oh, yes, he'll be in the Priory. Vabbè, nulla di che. It isn't widely known, but many Brothers of the Order of Talos, chapter houses of the Order like Wayland Priory, provide safe houses for traveling blades as well as our more public religious functions. Blades who are too old for the active service often join the Order as lay brothers. We are honored to have Grand Master Geoffrey, or Brother Geoffrey as he prefers, as a resident here. Assistenza? Here, perhaps you will find this useful. One of the books I saved from my blades training. You go into danger. Geoffrey didn't tell us any more than that, but know that our prayers go with you. Momento. Ok, dicevamo. Parliamo degli spadaccini. The blades are closely linked to the Order of Talos. We both serve Talos, of course, and many of our brothers are former blades. I myself was training as a blade when I received the call to serve Talos in a different way. Ok, Profete e Attacco alla Cappella di Envy fanno parte dell'espansione. Che tra l'altro credo che l'espansione Knight of the Nine, il Cavaliere dei Nove, la faremo nel mentre. Assistenza? You are welcome to take my horse. Vabbè, questo mi dà il cavallo. Credo che li abbiamo interrogati tutti allora. Dicevo, per quanto riguarda le espansioni, credo che Knight of the Nine, quindi il Cavaliere dei Nove, lo faremo durante la missione principale, quindi insieme in concomitanza con questa. Invece la Porta di Niben, quindi The Shivering Isles, le Isole Tremanti, la faremo solo e unicamente dopo aver finito il gioco e tutto il resto, perché comunque è un'espansione che va giocata dopo. Ora, noi siamo qui a Kvatch, come vedete. La prima volta che sono andato a Anvil, se vi ricordate, qui avevo incontrato uno che urlava scappando dicendo Kvatch è sotto attacco, bla 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 bla. Ora quindi parliamo un po' con la gente per capire cosa sta succedendo, ma entriamo nella tenda. Scrigno? Non hai un cazzo. Bene. Ciao, Uedumia. We've been hit hard, but we'll come back. Lo dici tu? It looks bad. It is bad. But we're tough. We'll rebuild. The guards have to clear the ruins first. Ecco. That won't be easy. Esattamente questo. But I'll be here. This is my town. Nothing is driving me out of here. Martin? If you mean the priest, I don't think he made it out of the city. Very few of us did. But Savlian Matthias might know more. He's in charge of the city guard that are defending the camp. Ok. Quindi, parliamo un po' con What do tutti. you want? Kvatch. Late at night, while we were all asleep, the door to Oblivion opened. E per la prima volta vedremo una porta dell'Oblivion, ragazzi. Many people died, but some got out alive. Ok. Goodbye. Ciao. I don't have much. I lost everything. Ah, quindi puoi pure May I commerciare. interest you in some of my fine Schifezze. Kvatch. I don't like to talk about it. I don't remember much. I woke to screaming and fire. I ran. I was lucky. I survived. My friends weren't so lucky. Però è apprezzabile il fatto che loro, nonostante tutto, hanno deciso di rimanere qui. Cioè, è veramente una cosa notabile. Non tutti l'avrebbero fatto. O forse sono mossi più che dal coraggio e dalla totale You disperazione. picked a bad time to visit Kvatch. Ah, lei è tutta tranquilla, sorridente, felice. Go look for yourself. The town is gone, and most of its people. The Daedra came out of the gate in the middle of the night. People who fought died. People who ran, they at least had a chance. I offered the finest goods and the Ok, tu lowest... sei una alchimista. Questi sono portati il quadro. Tra tutte le cose, giustamente ha detto, cosa metto in salvo? Un quadro. Scelta comune, tutti l'avrebbero fatta del resto, no? Tu? Welcome to Kvatch. We've had a spot of trouble, as you can see. But Ma questi sono tutti felici. Ma che cazzo è, mi scusi?
I really can't tell you what happened. I'm just lucky to be alive. I was in my basement. Suddenly, there was a lot of noise and heat. I stepped outside, and the whole town was on fire. Smoke everywhere. I ran for the gate. I got through the gate and kept running through the woods by the light of the fires. I slept in the woods. I came back in the morning, and Kvatch was gone. There was nothing I could do. I just ran. If I hadn't, I'd be dead. Ok. Take care. Già, Murloc, reagiscono in maniera strana a una catastrofe persone. Ma quella è una mappa di Kvatch. O perlomeno come doveva essere. Poi Kvatch ha una grande particolarità, ma veramente una bella particolarità, e cioè il fatto che... Tutto forse ti verrò a prendere, piccolo scudo. Il fatto che... What? Kvatch... A gate opened and Deirdre poured out. Everybody ran, or they died. I don't know how the fire started, but it burned Kvatch to the ground. Ok, non ricordo cosa stavo dicendo, però so che forse a fine di questa missione ci danno uno scudo, ma non mi ricordo. Tu cosa ci fai qui? The Imperial line is dead. The Covenant is broken. The enemy has won. Nemico? Lord Dagon is the enemy. He is the Prince of Destruction, and the Daedra are his servants. Non tutti i Daedra, ragazzi. The chapel is cast down, and the faithful, my friends, all dead. Oh, poverino. The enemy has won, and we are destroyed. Patto? The Imperial line is dead, and the gods have forsaken us. Oh, quello è Where is sicuro. our blessing? Where is our protection? Where are our gods? The enemy triumphs, and we die alone. In realtà un po' ha ragione, ragazzi, perché... Cioè, guardate come va a finire con Skyrim. Potete capire il grande secolare prestigio dell'impero. Che bella e pesante battuta d'arresto ha avuto. E ora ci saliamo tutto questo bellissimo collinozzo. Ah, poi dicevo, una delle particolarità di Kvatch, che era una delle poche città ad avere un'altra arena. Poi teoricamente all'inizio era stato pensato, guardate, dicevo come muta. Era stato pensato che in ogni città ci doveva essere un'arena. Poi questa cosa è cambiata molto velocemente. E in tutta la sua grandezza, ragazzi, ecco. Stand back, civilian. Il primo portale dell'Oblivion. You. Get back to the encampment at once. Però ragazzo, l'ombretto ce lo potevamo togliere prima di andare a combattere. Che cosa è successo qui? We lost the damned city. That's what happened. It was too much. Too fast. We were overwhelmed. Couldn't even get everyone out. There are still people trapped in there. Some made it to the chapel, but others were just run down in the streets. The Count and his men are still holed up in the castle. And now we can't even get back into the city to help them. With that damned Oblivion gate blocking the way. Ma siete tre cristi, che cazzo volete aiutare? The only thing we can do. We'll try to hold our ground, that's what. If we can't hold this barricade, those beasts could march right down and overrun the encampment. I have to try and protect the few civilians that are left. It's all I can do now. Kvatch. My home! My goddamn home in flames! It kills me that I can't get in there and do something! We couldn't have been any less prepared for this. Seems like they came out of nowhere. There were just so many of them. If only I had a way to strike back at the enemy. But we can't leave the barricade until that Oblivion gate is closed. Martin? You mean the priest? Last I saw him, he was leading a group towards the chapel of Akatosh. If he's lucky, Ma la cappella di he's trapped Akatosh in è there with the caduta. rest of them, at least safe for the moment. If he's not, Ok. Cancello di some Oblivion. kind of portal to Oblivion. The enemy used them to attack the city. They appeared outside the walls, and Daedra poured out. E dal momento che noi They've abbiamo opened one attivato right questa in front of missione, the city ragazzi, gates. Until that gate is closed, the best I can do is try to hold these barricades. e dicevo, fino a quando quella porta non... diciamo, da quando abbiamo attivato questa missione, porte simili a quelle, quindi cancelli dell'Oblivion, si apriranno per
tutta, Cyrodiil, ma proprio tutta. You want to help? You're kidding, right? No, demente. If you're serious, maybe I can put you to use. It'll likely mean your death, though. Oh, molto Are you gentile. sure? Dai, muoviti, stronzo. I don't know how to close this gate, but it must be possible, because the enemy closed the ones they opened during the initial attack. You can see the marks on the ground where they were, with the great gate right in the middle. I sent men into the gate to see if they could find a way to shut it. They haven't come back. If you can Chissà get in perché. there, find out what happened to them. If they're alive, help them finish the job. If not, see what you can do on your own. The best I can say is good luck. If you make it back alive, we'll be waiting for you. Ok. Abbiamo iniziato a spezzare l'assedio di Kvatch. Oh no, non parlo veramente. Apprezzabile il fatto che... Dai. E poi direi che un salvataggio ce lo facciamo perché qui in mezzo ho paura che colpiamo qualche stronzo nostro alleato. Pardon. Pardon. Ho dato proprio una spadata in fronte. Aia. Aia. Ok. Until you find a way to close that Oblivion gate, there's nothing I can do, but... E va bene. Goodbye. Proviamo ad entrare, che cazzo vi devo dire? Aspettiamo le 10. E per la prima volta, vedete, lì dietro stanno le porte. Qui in realtà potevate fare così, Ma... Entriamo, ragazzi. Scanura di Oblivion. Ok. Nei piani già ci siamo stati. Come vedete sono molto meno... Oddio. Brutto coglione. Non farlo. Dai. Dai. Ok. Io mi occupo di lui. Che ha gravi difficoltà nel reagire. Ok, meglio che si occupa dell'Atronac. Lui, bene o male, è ancora gestibile. Più che altro perché l'Atronac è molto lento. Quindi, teoricamente dovrebbe riuscirci. No, amico mio, te ne prego. Parlami. I never thought I'd see another friendly face. Wow. The others... taken. They were taken to the tower. Che trauma. Va bene, cosa sta Captain succedendo? Mattias sent us in to try and close the gate. We were ambushed, trapped, and picked off. I managed to escape, but the others are strewn across that bridge. They took Menian off to the big tower. You've got to save him. I'm getting out of here. Ok, ragazzo. No, meglio se non diciamo un po' servirvi in mio aiuto perché qui è pieno di lava, mostri, cose ed è un casino. Mandatelo ad aiutare Marius che poi ci servirà Mattius. Ci servirà dopo e anche Captain molto. is still holding the barricade. I figured I was the last one left. Dai, muovi il alive. culo e smettila con il tuo All right. retorismo. I'll try to get out of here. Let the captain know what's going on. Sì, lo so, Murbo, che il tempo comincia a diventare tiranno. Ma ce la possiamo ancora fare. Anche se in tutto questo c'è da dire, Non so se si può dire retorismo. Questo era il mio problema da prima. Ok, tu sei stato decisamente un pochino arrostito. Oh, che palle. Il brutto dell'Oblivion, ragazzi, ed è che è pieno di stronzi ed è pieno di zone possibilmente popolate da altri stronzi. Quindi non saprete mai qual è la direzione giusta se non avete una missione. Nella maggior parte dei casi, quando avrete una missione, non indicherà nemmeno il puntatore. Ora lui ci ha detto la torre. E ok, noi grazie alla nostra esperienza potremo intuire che è la torre di fronte a noi. Ok, quella lì. Ma chi vi dice che non sia questa qui piegata nell'angolino? Cazzo, ce n'è un altro. No, appena mi hai visto. Porca puttana, però con questi reflussi gastroesofagei rossi non è che riesco a vedere bene che cazzo sta succedendo. Io non ho capito se mi ha individuato o meno, perché i critici non glieli sto facendo. O quantomeno questo soffre pochissimo il critico. Però i danni li sta facendo e lui non si muove.
Non capisco il perché. O è forse che il critico glielo stiamo facendo, ma le nostre frecce fanno dannatamente schifo. Ma veramente tanto schifo. Ok, alla fine ti sei deciso. No? Non farlo. Che mira di merda che hai, c'è da dire. Ah, forse perché stiamo tirando delle stupide frecce di ferro. Bello che lui ha evocato il mostro, ma che rimane lì. Rimane lì fermo. Sì, frecce d'acciaio, ecco, vedi. Dicevo, il mostro che ha evocato è rimasto lì, quella specie di dinosauro dei miei coglioni. Ok. Ci prendiamo il veleno e le cose, perché dovete capire che loro sono fondamentalmente dei maghi. Ora, c'è questa torre piegata. E non si potrebbe entrare in questa torre, vero? E se io faccio un salto... E lo dovevi fare sto cazzo di salto, no? A quanto pare che... E salta, porco Giuda! Perché quando primo tu sali con 3 anni di ritardo? Non so se avventurarmi in questa zona, onestamente, perché questo è un bel bozzolo di carne. Sì, proprio carne, e potremo luttarlo. Questo ci sono cose interessanti, ma nemmeno tanto in questo caso. Ok, perché è sparito l'indicatore, mi scusi? Ah, ecco, ora c'è. Vabbè, qui è chiaramente chiuso. Ora! Non saprei che direzione... Cioè, possiamo andare dritti, però. Perché se andiamo dritti le porte sono chiuse, quindi... In un certo senso ci attacchiamo al cazzo. Guarda lì. Questa porta si apre altrove. Ok. Questo ragazzone qui bruciato, te che cazzo è? Sei quello di Star Wars? No, magari è proprio un riferimento a Star Wars, che ne sappiamo noi? No. Riprendi la visuale. Ok. L'unica cosa che mi viene in mente è che dobbiamo trovare una torre con una leva che ci permette di aprire quelle porte per poi rientrare nell'altra torre. Che magico che è Oblivion, eh? Ma senti, ti dirò, a te ti affronto a testa bassissima. Cioè, però io saltando e sventolando la lama manco fosse un porco Giuda di ventaglio. Ricordate di girare intorno così si ha difficoltà, soprattutto la bestia evocata, ad attaccarmi. Ok. Fino a qui ci siamo. Non dovremmo avere particolari problemi. Mio bozzolo di carne. Cosa è successo esattamente? Vabbè. Ma signori, purtroppo, fatto ciò, sono costretto a lamentarvi che il tempo è tiranno. Ci becchiamo nel prossimo episodio.